Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi avremo modo di provare questo oggettino. Che cos'è? È un mini braciere. È un mini braciere della Wormbond e per l'appunto si chiama Wormbond Mini. Mini perché in realtà c'è anche una versione più grande che per il momento non abbiamo tra le mani, ma speriamo di averla in tempi brevi. E di cosa si tratta? Come vi dicevo, un braciere, però è un braciere progettato in modo da renderlo particolarmente gradevole sia a livello estetico che a livello di comfort, poiché questo braciere viene venduto come un braciere che non fa fumo. Quindi tramite un sistema particolare di areazione dovrebbe consentire di avere una fiamma particolarmente viva, bella anche esteticamente, che dovrebbe anche fare molta luminosità e pochissimo, quasi per nulla, fumo. Vi faccio vedere brevemente come è fatto. Abbiamo tutta una serie di fori superiori che suppongo siano quelli proprio per consentire questo sistema di areazione particolare. Sotto c'è una sorta di intercapedine ed abbiamo questo che adagiamo sul fondo, che è un raccoglicene, e quindi noi quando abbiamo finito, vedete, è molto comodo proprio perché lo puliamo così, tirandolo via molto semplicemente. E poi abbiamo questa piastra di supporto superiore sulla quale possiamo adagiare questa mini griglia, che può tornare utile nel caso volessimo utilizzarla anche per appoggiarci sopra un pentolino, per esempio, per cucinare qualcosa. Quindi è uno strumento versatile. A proposito di versatilità, abbiamo anche quest'altro accessorio che è diciamo una camera di combustione per l'alcol, quindi è un multifuel, si può alimentare con diversi combustibili. Nel nostro caso utilizzeremo la legna, ma comunque sappiate che c'è anche nel kit quello per l'alcol, che insomma chi preferisce utilizzare l'alcol può tranquillamente usarlo. L'alcol, diciamo, è più immediato, più comodo, lo mettete dentro, accendete e viaggiate subito. Invece nel nostro caso andremo a fare qualche legnetto e andremo a vedere se realmente vale la pena utilizzare questo mini braciere. Potremmo paragonarlo forse a una bushbox, ma la bushbox è molto più rudimentale. Come vi dicevo, questo è un sistema che è stato studiato, quindi proprio per evitare il fumo. Anche sotto ci sono tutte delle prese d'aria, c'è una sorta di tappetino gommato che serve per evitare spostamenti, quindi sembra progettato bene. Eccoci in esterna, andiamo a provare questo aggeggino. Utilizzerò un po' di rametti di castagno, poi vediamo, ci mettiamo dentro anche qualcosina di un pelino più grosso e vediamo un pochino. Questo è un accessorio che sicuramente è molto bello da usare se avete magari un giardino a casa senza necessariamente dover andare in montagna. Ecco, dovrebbe essere una cosa per l'appunto di facilissimo utilizzo e soprattutto sicuro da poter utilizzare a casa, quindi anche in campeggio. Insomma, un oggetto da utilizzare in modo itinerante oltre che per quello domestico.
Allora, adesso che da un po' che lo sto facendo funzionare e l'ho anche sollecitato parecchio, quindi ho caricato eccessivamente la camera di combustione, ho cercato di fare un po' di test. Adesso la fiamma ha preso bene con dei legni abbastanza grossi. Allora, per prima cosa mi sono dimenticato di dirvi che può funzionare anche a carbone e a pellet, quindi oltre alcol e legna, quindi è multifuel, non solo per quanto riguarda l'alcol, ma proprio per anche carbone e pellet. Allora, il mantra di questo braciere è che non fa fumo. Su questo avrei qualcosa da ridire, cioè nel senso che in accensione il fumo lo fa ed è normale, perché è una cosa normale, cioè c'è un'inerzia iniziale e poi quando la fiamma parte, in qualsiasi braciere più o meno diciamo che il fumo poi si va a esaurire e poi ogni volta che ricarichiamo il braciere un po' di fumo tendenzialmente si viene a creare. Vedete che comunque di fumo ne sta facendo anche adesso, perché i legnetti, quelli un po' più grossi, devono ancora prendere. Quindi che sia completamente a prova di fumo, no. Sicuramente ne fa meno, perché quando la fiamma è ben avviata, essendo molto potente, sicuramente praticamente il fumo non c'è. Quindi dovete sempre tenerla bella viva, non dovete mai farla scemare. E per il resto diciamo che è una bella fiamma molto potente, quindi utilissima per creare atmosfera, quindi per le vostre serate con gli amici, per una cosa così carina, per un campeggio, per il giardino, per una serata estiva o anche invernale insieme ai vostri amici, va sicuramente bene. Prezzo intorno all'80 di euro e basta, direi che non ci sia nient'altro da dire su questo oggetto che mi ha soddisfatto, con qualche perplessità solo proprio per il discorso del no fumo, cioè la peculiarità dovrebbe essere proprio il no fumo. Io invece direi che la peculiarità, la caratteristica più bella di questo aggeggio è la fiamma, una bellissima fiamma. Altra cosa, se lo dovete spostare utilizzate guanti appositi, perché sennò vi scottate, perché lateralmente scotta. Vi lascio tutti i link in descrizione. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.